Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e benvenuti a questo nuovo appuntamento, uscita numero 5 della Lancia Stratos, la regina dei rally, edizione Centauria, in scala 1-8. Pilota Sandro Munari e il navigatore Silvio Maiga. Allora, innanzitutto grazie ragazzi sempre di seguirmi e grazie che mi state aiutando a crescere con questo canale. Il merito io ve lo scrivo sempre, è solo vostro e io di questo veramente vi ringrazio di cuore ragazzi. E se avete piacere, per quelli che ancora non sono iscritti, non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale, di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Se avete piacere, date anche un'occhiata alla mia playlist dove troverete qualche modello, speriamo sempre di più, e proprio perché questo canale è un canale non come tutti gli altri, come dico anche sempre, non è migliore degli altri, è differente dagli altri, perché io non mi occupo del solo montaggio per scelta mia personale, come potete leggere dalla scritta che ho fatto nella home, dal messaggio che ho scritto nella home, perché cerco di aiutare quelli che sono più in difficoltà, che hanno poca esperienza col modellismo, per evitare che possano commettere dei danni o magari montare male un modello. Quindi per questa ragione ogni mio video è sottotitolato in 26 lingue, proprio per consentire a chiunque di comprendere anche i contenuti verbali e non soltanto guardare le immagini. Andiamo avanti. In questo fascicolo, ecco qui, questo è il contenuto. Licenza ufficiale Lancia, prodotto Lancia. Abbiamo gli alloggiamenti dei fari, destro e sinistro. Io li ho già aperti per cercare di comprendere qualcosa in più e fare i video meno lunghi. Via questo. Allora, all'interno abbiamo alloggiamento faro sinistro numero 1, andiamo a vedere qual è. Eccolo qui, alloggiamento faro sinistro numero 1, infatti qui abbiamo la lettera L left in inglese. Poi abbiamo l'alloggiamento faro sinistro, il 2, eccolo qui, anche questo ovviamente L, quindi mettete subito L con L, ok? E ovviamente sono rimasti alloggiamento faro destro e alloggiamento faro destro, RR, right, destro. Poi abbiamo un fermacavo in plastica, anche quello che avete appena visto in plastica, un cavo di prolunga e la viteria, 2 serie di viti per plastica, una TP e una AP. Va bene ragazzi, la prima cosa da fare è andare a prendere le 2 rettere LL, mettiamo il pezzo come in figura e andiamo a inserire, facendo attenzione perché sono molto fragili questi. Va bene, una volta poi inserito e evitato tutto non ci sono problemi, però fate attenzione a non fare questo movimento qui. Quindi inserite uno appena, non tutto subito, nell'apposito spazio, ecco qui, dopodiché scendete giù con le dita, mettete le dita qua sotto e premete così. Controllate che da questa parte sia tutto inserito correttamente, vedete?
io lo premo ancora un po', perfetto, non premetelo qui, non sbagliatevi che spezzate subito i due perni. Abbiamo fatto il primo pezzo, prendiamo adesso il secondo pezzo, molto veloce questo fascicolo, eccolo qui, e andiamo a fare la stessa cosa da quest'altra parte. Guardate, prendete il pezzo in questa maniera, qui non ve lo fanno vedere perché ovviamente è la stessa cosa che avete dall'altra parte, questa gobba che avete questo spazio qua che la riceve all'interno, quindi vedete un foro, due fori e i due perni, 1 e 2. Stessa cosa, inserite prima uno, senza inserirlo tutto ovviamente, inserite l'altro, girate così e premete leggermente da una parte all'altra, senza fretta. Non fate questo errore ragazzi, non fate questo errore perché lo spezzate, tenetelo sempre da qui. Non fate l'errore di schiacciarlo qua perché lo spezzate in giù, lo spezzate in due. Spezzate i perni ovviamente. Ecco qua, a questo punto abbiamo montato i due coprifari, l'alloggiamento dei coprifari sia destro che sinistro. Questo è il sinistro L, questo è il destro R. Poi, prima ancora di montare tutto, andiamo a prendere anche il fermacavo e il cavo di prolunga. Guardate, questo è il maschio, lo so che molti di voi lo sanno, ma molti no. E questa è la femmina. Prendete la femmina, prendete il fermacavo in questa maniera, quindi non così, vedete? Non così, ma così, dalla parte liscia dietro, e andate a inserire questo con il filo verde che deve cadervi sulla parte destra. Dovete vedere questo intaglio qua, vedete, verso di voi, lo mettete da sopra così, non tirate il filo per carità, e proviamo a inserirlo in questa maniera. Ecco, guardate, vi faccio vedere. Io l'ho già inserito, ma vi faccio vedere a voi una cosa, un trucchetto. Per inserirlo non mettetelo diritto, fate molta più fatica, ma fatelo entrare così, vedete, guardate, così, e poi lo spingete giù, guardate. Avete visto? Ecco qua, abbiamo fatto anche questo. A questo punto torniamo indietro, prendiamo il numero 1, che cos'è ragazzi? Ma quanto è bello! Ragazzi, ma correte a farla questa collezione, correte a farla, non date retta, per carità, ognuno dice quello che vuole, è libero di dire quello che vuole, ma non date retta a quelli che dicono è plastica, costa troppo, lo dovrebbero fare in metallo. Ma chi l'ha detto ragazzi? Questa è la vetroresina e devono farlo con la plastica, ok? Non possono riprodurlo in vetroresina, diventerebbe di mezzo centimetro. Questa è una plastica meravigliosa, verniciata in maniera fantastica, bellissima. Torniamo a noi, prendiamo il cofano, lo giriamo così, qui abbiamo la parte sinistra, quindi la lettera L, qui abbiamo la parte destra, quindi la lettera R. Prendiamo le viti TP, ve ne serviranno 6, 3 per questa parte sinistra e 3 per la parte destra. Tre, 3, 6, perfetto. Io, come sapete, mi sono già andato a creare tutti e 6 filetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cioè ho avvitato prima la vite TP, non fino in fondo perché dovete considerare che avete poi questo spessore, ok? La mettete diritta, mi raccomando, la vite, non mettetela così o così, fate attenzione che corra giù diritta.
e vi fermate a questa distanza più o meno, 2 mm, va bene? Fate la stessa cosa su tutte e tre, non mettete né olio né grasso, perché è plastica, ve l'ho già spiegato. A questo punto, guardate, una volta fatti tutti e 6 filetti, andate a mettervi 2 viti TP, una qui, appena appena, non avitatela, appena 2 giri che prenda, e una qui. Vedete? Spostate il cavo, prendete il coprifaro con la lettera L e andate a inserirlo qui, guardate. Mettiamo l'immagine un po' a fuoco, perfetto. Guardate come lo inserisco. Vedete? Eccoli, vedete? L'ho inserito. Tenete con il dito il pezzo qua sotto, perché guardate cosa abbiamo qua. Abbiamo questo segno. Abbiamo questo segno qua. Deve essere chiaramente all'interno di quel segno. Andiamo a stringere appena le 2 viti TP, non fino in fondo, appena, e mettiamo la terza vite da questa parte. È molto semplice come montaggio, ragazzi, però ci va sempre un po' di attenzione, non dovete mai avere fretta. Ecco qua. A questo punto, con il pollice, lo mettete qua e premete leggermente verso l'interno e avvitate tutto. 1, 2, questo lo girate così e premete anche di qua, leggermente, Sto cercando di inquadrare, ragazzi. Va bene, facciamo così perché diversamente non si vede. E facciamo la stessa cosa con la terza vite. Ecco, perfetto. Controllate tutto che sia a posto. Questo è perfetto, qua è attaccato. Adesso metto il video in pausa, fate la stessa cosa da questa parte qui. A dopo. Ecco qua, ragazzi. A questo punto abbiamo montato il coprifaro sinistro e il coprifaro destro. Una sola cosa vi dico, un'informazione. Fate attenzione quando avvitate questa, la vite TP, quella di centro, perché almeno nel mio modello c'è un po' di spazio, per quanto sia stato montato correttamente, tocca dappertutto, c'è un po' di spazio tra la staffa superiore e il perno della vite sotto. Quindi cosa succede? Che questa vite prende un po' poco. Avvitate prima una, avvitate prima due e poi mettete la terza vite qua. Se dovesse succedervi che vi si rovina il filetto in plastica, svitate tutte e tre le viti, sfilate, prendete la vite TP, la scaldate e la mettete nel foro che vi si è rovinato. Attenzione però, non dovete inserirla di forza dentro, ma dovete inserirla avvitandola fino in fondo e la lasciate giù 3-4 minuti. Poi la svitate e avrete creato un nuovo filetto. Va bene, ragazzi? Adesso andiamo a montarci il fermacavo del cavetto di prolunga. Eccolo qui. Qui abbiamo da usare una vite AP, eccola, qui vi sconsiglio di crearvi il filetto prima, perché la vite è lunga,
perché abbiamo questa falange qua in plastica che è spessa. Se andate a crearvi il filetto prima e non siete esperti, rischiate di avvitarla troppo e uscite da dietro, quindi non lo create qua il filetto. Mettete la falange in questa maniera, guardate, così, che il cavo esca da sopra, quindi la mettete così, ecco qui, prendiamo la vite AP e semplicemente andiamo a chiudere e a fissare il fermacavo di prolunga. Fate attenzione che la vite sia perfettamente perpendicolare al perno, perché altrimenti la avvitate storta. Ok, prima di avvitarla però, la puntate solo, dovete andare a spingere qua dietro, non sui cavetti, sul pezzo di plastica, perché vi deve uscire perfettamente la femmina da questa parte. Ma che bello questo modello, ragazzi, che bello! Ecco, non avvitate troppo, non esagerate perché non serve a niente. Quando diventa duro vi fermate. Aspettate solo un attimo. Sì, va bene. Il mio è un po' storto, come potete vedere, vedete? Invece di essere così è così, ma non importa, perché non lo posso drizzare, perché questa è la sede sua e non la posso cambiare. A me interessa che da fuori sia perfettamente allineato. Abbiamo finito, ragazzi. Abbiamo finito questo montaggio del fascicolo numero 5 di questa mitica regina dei rally Lancia Stratos HF edizione Centauri in scala 1:8, un modello che per gli appassionati di auto da corsa non può mancare. Ovviamente, ragazzi, se si hanno le possibilità, ci mancherebbe. Questo è il fascicolo numero 5. Adesso andiamo a vedere la seconda parte del video, dove faremo una panoramica del punto in cui siamo arrivati con questo modello dall'1 al numero 5. A dopo, ragazzi. Eccoci qua. Questo è il punto in cui siamo arrivati con il montaggio di questa meravigliosa auto fino all'uscita numero 5. Come potete vedere abbiamo la ruota col cerchione in metallo, il volante in metallo verniciato, la storica targa Torino di Munari e Maiga, il gruppo fari secondari con luce LED, la copertura del gruppo fari secondari con gli elastici poi che potranno fissare appunto questa copertura. Ma che bella, ragazzi! Il cofano con il gruppo fari primari, sotto abbiamo messo la protezione dei fari sinistro e destro, la mascherina, queste mascherine in alluminio verniciato, è tutta verniciata, non sono dei calcomanie, e i due cavetti sgancio rapido, guardate che meraviglia, per il cofano anteriore, motore, chiedo scusa, il motore dietro, non scherziamo, guardate, ragazzi. Guardate che meraviglia. Allora, un ragazzo mi ha scritto, non è che poi inserendo questo cavo qui crea spessore qua sotto. E l'obiezione è anche giusta. Andiamo solo a vedere una cosa. No, ragazzi, non vi preoccupate, guardate, perché questo lo fate scorrere all'interno, vedete, guardate, senza problemi. Ecco qua, abbiamo risolto subito, vedete? Lo inserite dentro, lo fate andare, prima lo inserite, poi lo spingete e lo chiudete.
e lui ovviamente rimarrà, guardate, vedete? Prima l'ho attaccato ovviamente, poi lo spingete tutto dentro e lui rimarrà perfettamente a filo. Ok ragazzi? Guardate. Ma ragazzi, ma correte a acquistarlo questo modello, ma guardate, guardate! Mi raccomando ragazzi, mentre guardate, iscrivetevi anche al canale di Michele e attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video, mi raccomando, e date un'occhiata alla playlist. Va bene ragazzi, adesso andiamo a fare la terza e ultima parte del video dove consentirò a chi ha piacere di poter dare un'occhiata e leggere i contenuti appunto scritti di questo fascicolo numero 5 di questa splendida autovettura da corsa. Va bene ragazzi? Direi che non metto neanche la pausa, sposto solo così, tanto il fascicolo è veramente breve. Ecco qua. Buona lettura. Questa è la prima pagina dei servizi. Numeri utili. Mentre faccio scorrere queste immagini, vi ringrazio nuovamente con tutto il mio cuore. Ho superato i 1000 iscritti anche se non lo vedete, perché dopo i 1000 iscritti non vi aggiungono a ogni iscritto un iscritto, per cui penso che scatti a ogni 10, ma non sono sicuro. Quindi ecco, forse la prossima volta che sarà aggiornata, diciamo, la quantità degli iscritti sarà 1010. Ragazzi carissimi, scusatemi ragazzi, mi hanno suonato alla porta, ho messo la pausa e sono andato ad aprire. Allora, vi stavo dicendo, sì, appunto degli iscritti, vi ringrazio e non pensavo mai più ragazzi veramente di riuscire ad arrivare a questo obiettivo. Certo, non è che ho aperto il canale sperando di non arrivarci. Sembra un po' un controsenso quello che ho appena detto, ecco, mi sono un po' incespicato con le parole, però avete capito cosa intendevo, ecco. Quindi ragazzi vi ringrazio con tutto il mio cuore, vi abbraccio, grazie delle visualizzazioni, grazie dei commenti, grazie a quelli che mi scrivono anche in privato. Io ragazzi appena posso, ecco, questa è l'unica pagina della storia della storia di quest'auto e non solo di quest'auto in questo fascicolo numero 5. E quindi dicevo, io appena vedo i messaggi ragazzi, appena posso, perché siete veramente tanti e ne sono contento, vi rispondo. Va bene ragazzi? È vero, mi sono accorto di un intercalare. Ragazzi. Beh, però ragazzi è una parola bella, Cioè, non è che è una parola brutta. Certo, se lo dico un po' meno, forse è meglio. Cercherò, ragazzi. Ecco qua. Cercherò di riuscirci. Va bene. Un abbraccio a voi. Un abbraccio a tutti i vostri cari più cari. Vi auguro un sereno proseguo di giornata. Michele vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, grazie del vostro tempo.